Ciao a tutti, benvenuti al mio video. Abbiamo qua il caricabatterie della Ultimate Speed ULG 12A2 distribuito dalla nota catena di supermercati tedeschi. L'ho già utilizzato per caricare una batteria da 95 A di un furgone. Oggi lo utilizzerò per caricare una batteria invece da 74 A per una macchina a benzina. Vi andrò a illustrare le caratteristiche principali di questo caricabatterie. Allora, intanto può caricare 6 o 12 volt. Abbiamo un display digitale che ci permette di selezionare e più che altro rilevare la capacità della batteria in percentuale, il voltaggio e la carica dell'alternatore, volendo attaccarla direttamente con auto accesa per vedere quanto carica l'alternatore. Su questo schermino, su questa Nixie, vedremo batteria connessa, batteria in carica, batteria caricata. Abbiamo poi la selezione del tipo di batteria che possiamo utilizzare, quindi 12 volt semplici, diciamo, 12 volt deep cycle, quelle per esempio per pannelli solari, 12 volt GMGL che sono sempre similari alla capacità delle deep cycle e poi 6 volt di tipo semplice. Quando andiamo a collegare l'apparecchio in realtà non parte direttamente, ma dovremo utilizzare il pulsantino Charge Start. La cosa che secondo me non è furbissima è che al primo click in realtà andremo direttamente su Fast Charge e non su Normal Charge, quindi volendo fare un tipo di carica normale dovremo comunque premere 2 volte. Il terzo indicatore è relativo alla funzionalità di starter che ha questo caricabatterie, ovviamente sempre essendo attaccato alla rete elettrica, in quanto il caricabatterie riesce a dare degli impulsi da 70 A in modo che si possa riuscire ad accendere un'automobile con la batteria che non ha magari del tutto la carica, ma ha ancora un po' di vita, diciamo, residua. I cavi con cui viene fornito e le relative pinze sono piuttosto robuste, direi che con questa sezione si riesce a far passare bene i 70 A eventuali dell'accensione, di questo tipo di accensione. Abbiamo poi la classica presa asciugo per quanto riguarda l'alimentazione dell'alimentatore stesso, del caricabatterie stesso, e sul retro andiamo a vedere che troviamo una ventolina che entra immediatamente in funzione quando l'alimentatore viene acceso. Il peso è abbastanza elevato, quindi la parte di trasformatore penso che sia abbastanza adeguata o comunque adeguata al tipo di caricabatterie. La costruzione direi che è curata, è presente una maniglia superiore per il trasporto e quindi per 49,90 € nel 2015 direi che si ha una qualità discreta e un buon rapporto prezzo-prestazioni. Non appena lo andiamo ad accendere sul display appaiono il doppio zero di default e viene selezionato direttamente, spero che si riesca a vedere, il 6 volt. A questo punto dobbiamo andare a collegare una batteria valida. Per la mia prova vado a caricare una batteria da 52 Ah con capacità di scarica di 470 A. Ho collegato prima il polo positivo e poi il polo negativo. Sul caricabatteria vediamo che c'è segnata attualmente la connessione, quindi connected, ci sono segnati i volt che sta erogando la batteria e poi con questo switch possiamo andare a vedere appunto voltage, alternators, in questo caso non è collegata a nulla, e la percentuale
di carica della batteria, che nel mio caso è dell'86%. La selezione in automatico è messa su 12 volt di Psycle, che non è il mio caso, quindi andremo a selezionare 12 volt regular. A questo punto dobbiamo premere lo start per farla partire, avendo l'accortezza di ricordarsi che un solo clic andremo sulla fast charge, che non è quella che voglio fare io, il secondo clic sarà sul normal charge, che è una carica normale che voglio fare. Sentiremo anche partire la ventolina dell'alimentatore, quindi la ventola è partita il normal charge, batteria mi viene immediatamente data al 100%, ovviamente perché la stiamo caricando, ma fin tanto che non ci sarà la scritta charge noi lo lasceremo andare, ovviamente si fermerà da solo e quant'altro. Vediamo che sta caricando, la batteria è connessa e abbiamo 13,4-13,5 volt attualmente di tensione applicata. Non penso ci metterà più di un'ora e mezza, 2 al massimo a caricare la batteria, perché non era in effetti troppo malmessa, era all'86% se non ricordo male. Abbiamo anche un fusibile da 80 A, che direi che serve nell'ipotesi di un assorbimento anomalo di corrente nel caso dell'avviamento, che vi ricordo manda impulsi a 70 A. E niente, questo è quanto. Spero che il video sia stato utile. Ciao a tutti.